Salve a tutti, benvenuti in quello che sarà il primo video estivo del canale, ma soprattutto un video spiegazione di come sarà strutturato lo stesso canale sia durante quest'estate, ma soprattutto da settembre in poi. Credetemi, le novità vi sorprenderanno e saranno veramente strane. Per chi fosse nuovo, si fosse appena iscritto, io ho aperto questo canale YouTube esattamente il 31 dicembre del 2019. In realtà non è stata un'apertura ma una riapertura, ma questa è un'altra storia. A dicembre di quell'anno io ho riaperto il canale e nel giro di poco tempo ho raggiunto i 1000 iscritti. Poi nel giro di un altro anno ho superato i 2000. Poi cosa è successo? Più o meno a febbraio del 2023, cioè dell'anno scorso, ho deciso di smettere con questa attività da content creator, per così dire, con il nome Alex Amat. Tra parentesi, da questo momento in poi come video shorts ci saranno tutti i bloopers del mio canale, perché solitamente io in fase di montaggio cancello le parti dove magari mi mangio le parole oppure dove sbaglio in qualcosa del copione che mi scrivo prima di cominciare a registrare. Tralasciando queste cose cringe, il canale a febbraio 2023 ha cessato la sua attività per più o meno 9 mesi, no, per più o meno 11 mesi, facciamo così, perché io avevo intenzione di dedicare tutto il 2023 a un nuovo progetto, che era il parlare di un argomento solo, fare un format dove all'interno potessi sviscerare un argomento e portare un canale solo su quello, ovvero la scrittura creativa. Quali sono stati i problemi? Con il canale Alex Amat il mio concetto era essere versatili cognitivamente. Cosa voglio dire? Essere versatili significa poter fare tante cose diverse e riuscire ad adattarsi a diverse situazioni, per così dire. Un po' come quando negli anime i personaggi diventano più forti man mano che affrontano avversari sempre più potenti. Basti pensare a Luffy, che ha sviluppato il Gear Second per contrastare la CP9, oppure il Gear Ford per contrastare gli enormi mostri dell'isola di nessuno dove si è allenato con Rayleigh, che poi ha usato per sconfiggere Doflamingo, oppure ancora di più lo Snake Man per affrontare Katakuri e contrastare il suo enorme haki dell'osservazione. Il mio concetto era più o meno lo stesso: essere versatile con gli argomenti, sperimentare con diversi tipi di montaggio video, di registrazione video e anche di format, per vedere se riuscivo ad acchiappare un pubblico più diversificato possibile. Il risultato si può riassumere in una parola: pressapoco. Questo perché i video uscivano, ho creato tante serie diverse, ma il problema era che con un pubblico tanto così diversificato io non crescevo, restavo sempre fermo e arrivato a un certo punto mi sono come bloccato. Dopo i 2300 più o meno 20 iscritti non sono più andato avanti e ho deciso pertanto di abbandonare quel progetto, anche se in realtà era praticamente il mio essere me stesso, per dedicarmi a un concetto singolo, ovvero la scrittura creativa, che è una mia grande passione, un argomento che conosco molto bene, l'avevo già portata in tante serie sul canale principale. Decisi di fare un canale dedicato esclusivamente a quel tipo di argomento e i risultati sono stati buoni più o meno, perché gli iscritti arrivavano, le visualizzazioni più o meno arrivavano, i video arrivavano, ma quello che proprio mi rendeva contrario a continuare questo progetto quando sono arrivato più o meno verso dicembre è stato il fatto che anche in quel caso gli iscritti dopo un po' si erano completamente bloccati e non salivano più, nonostante io fossi molto costante, perché con quel tipo di format riuscivo a portare un video al giorno, per un periodo addirittura 2, tra video e shorts. Ho deciso a dicembre di cancellare completamente quel canale, far finta che non fosse mai esistito e ritornare sui miei passi e continuare come Alex Amat, perché mi sono reso conto che con il canale di scrittura creativa potevo essere molto me stesso, ma non ero completamente me stesso, perché io ho tante passioni, tanti interessi e il mio voler stare su YouTube era un modo per in parte superare la timidezza di quando ero adolescente, un po' per aiutarmi a superare anche la balbuzia, perché allora io non sono balbuziente, però capita molto spesso che io quando parlo anche abbastanza velocemente perché mi faccio prendere da un'emozione, che sia ansia, che sia stress, che sia nervosismo, le persone tendono magari a non capire quello che sto dicendo. Quindi YouTube mi serviva anche per questo. Decisi di tornare con Alex Amat, ma negli ultimi mesi, parlo degli ultimi 4 mesi circa, da quando sono tornato fino ad oggi, il canale ormai non riusciva più a
a essere come prima, a essere onesti me lo aspettavo anche. Mi sono concentrato sul pubblicare l'ultimo video di scrittori con il vecchio format, e tra l'altro vi ringrazio per il feedback sotto quel video, è andato molto bene. Sono contento che il nuovo tipo di, diciamo, registrazione di montaggio video vi piaccia, però non sarà quello ufficiale. Mi sono reso conto che il tipo di contenuto che io preferisco di più realizzare è quello a mo' di show. Infatti negli ultimi 4 anni ho portato 2 tipologie di show, e tra l'altro nella community avete visto che c'è il sondaggio per decidere quale dei 2 è il preferito del pubblico, e sorprendentemente Matto Animato ha vinto di nuovo. Negli ultimi anni ho portato spesso dei sondaggi che riguardavano Matto Animato, e sorprendentemente Matto Animato ha sempre vinto, forse per il fattore nostalgia, forse perché in quel video c'era un grande utilizzo del green screen, o forse semplicemente perché trattavo argomenti molto più inerenti all'infanzia. Invece con il The Gripe Show trattavo argomenti che sì avevano a che fare con l'infanzia, ma molto di più la cultura generale moderna anche magari. Insomma, ho fatto un video sui lieto fine dove parlavo della chiusura della Blue Sky Studios, collegandomi ad altri 3 eventi che hanno aiutato i fan a lasciare andare un particolare tipo di show. Ho parlato della sindrome di Chuck Cunningham che ho scoperto tramite la serie televisiva Bones. Poi ho parlato anche di una teoria sul ritorno di Scrappy Doo nel franchising di Scooby-Doo. Ho parlato anche degli insegnamenti del genere comico dopo aver visto l'ultimo film di Sonic. Ho portato un video dove parlavo di un probabile effetto Mandela che avevo vissuto io, che poi in realtà si è rivelato fasullo per mia grandissima fortuna. E infine ho portato anche un video dove appunto parlavo della scrittura creativa. Ecco, tutti questi video io mi sono divertito moltissimo a farli, ma purtroppo anche lì mancava qualcosa, mancava il fattore infanzia, perché mentre con Matto Animato parlavo di cose che ci hanno insegnato moltissimo nella nostra infanzia, però mancava il senso di modernità, perché erano tutte cose che esistono fin quasi dall'alba dei tempi, si può dire, dall'alba dei tempi della televisione. Invece con il The Gripe Show parlavo molto dei concetti moderni, ma tralasciavo un po' il concetto di infanzia, perché erano cose che succedevano magari negli ultimi 3, 4, 5 anni, e la maggior parte di coloro che mi seguono non sono ancora nell'età dell'infanzia. Sul mio canale sostanzialmente esistevano una miriade di serie diverse. Ho cominciato con le recensioni, i video di immersioni, poi ho portato anche i VSAS che si chiama Video Simili a Sanremo, i video sfide, i video scrittori, insomma una miriade. Quindi cosa ho deciso di fare? Siccome io non voglio rinunciare a queste serie perché mi diverto tantissimo ogni volta a registrarle e a montarle, e tra l'altro mi diverto anche moltissimo a trovare le idee, ho deciso di raggrupparle in 2 serie principali. Cosa intendo? Allora, con Matto Animato io portavo un argomento inerente all'infanzia, lo svisceravo in modo più o meno documentaristico e poi ve ne parlavo con il green screen dietro, come c'è adesso. Invece il The Gripe Show ve ne parlavo con un tono più serio, molto più, diciamo, filosofico, moralistico e anche scolastico, possiamo dire così, e ma anche lì lo svisceravo l'argomento. Però poi ho pensato non dare una divisione effettiva dei format, ma semplicemente di riproporre Matto Animato e The Gripe Show, e ogni volta che troverò un argomento pertinente con quello che voglio portare, deciderò sul momento se inserirlo all'interno di Matto Animato oppure del The Gripe Show, perché se è un argomento attuale, che può essere un film che è appena uscito, l'analisi di un trailer, oppure addirittura parlarvi di un romanzo che è uscito da poco, con cui poi decido di fare un video di scrittori, mentre invece Matto Animato conterrà tutti gli altri argomenti che però riguardano solo e soltanto qualcosa che è successo nella nostra infanzia. Per esempio, se esce un nuovo trailer, io ne parlerò in The Gripe Show. Se voglio fare invece un'analisi, per esempio, non lo so, di Scooby-Doo, ne parlerò in Matto Animato. Se voglio raccontarvi qualcosa di me, invece, che sto facendo in questo determinato momento, non ne parlerò né in The Gripe Show né in Matto Animato, ma lo metterò in Samat Blog. Samat Blog sarà un po' la congiunzione di tutto quello che voglio raccontarvi, che però non riguarda né la nostra infanzia né l'attualità, ma riguarda soltanto il mio profilo YouTube. Se voglio fare una scampagnata con dei miei amici per andare, non lo so, per esempio al mare, ne parlerò in un vlog, perché ovviamente io non riuscirò a trattenermi dal registrare. Poi se ne faccio un'altra, faccio la stessa cosa, e poi magari una volta al mese faccio uscire un super vlog anche di 20 o 30 minuti, spero di no, perché sennò veramente vi annoiate a morte, dove riassumo tutto quello che ho fatto in un determinato periodo.
che può essere appunto una scampagnata, il montaggio di un video, vi faccio vedere anche come lavoro magari. Voi vedete il green screen e la postazione è un po' più professionale, ma non avete idea di quello che vedo davanti a me. Comunque sì ragazzi, queste erano sostanzialmente le modifiche. The Gripe Show e Matto Animato saranno i format principali del mio canale, ma l'argomento che andranno a trattare sarà deciso in base al periodo che rappresenta. Rifaccio l'esempio: se esce un film che mi interessa e voglio farci un'analisi o una recensione, oppure anche solo raccontarvi la storia di qualcosa, lo metto nel The Gripe Show. Se invece voglio fare la stessa cosa però non c'è nessun risvolto sul presente o magari sul futuro, ne parlerò in Matto Animato, perché Matto Animato rappresenta il voler ricordare l'infanzia del canale, invece The Gripe Show rappresenta il voler scoprire come saremo nel futuro. Mi congratulo un po' con me stesso per questa innovazione ragazzi, quindi non mi resta che augurarvi buona estate, sperare che passerete dal mio canale. Come al solito ragazzi vi ricordo che in descrizione troverete i link di tutti i miei social, Instagram, TikTok e Wattpad, e quindi se volete seguitemi su TikTok e lasciate un bel mi piace anche alle fanfiction di Wattpad, iscrivetevi al canale per supportarmi e noi ragazzi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!